Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Quest'oggi affronteremo l'ultimo stage relativo al pack 3, quindi parleremo di come si montano i pezzi forniti con il passaggio numero 14, la fase numero 14. Ecco qui la busta con i pezzi. Come possiamo vedere ci sono allegati alcune parti che servono per completare il montaggio del motore principale a impulso. Qui c'è anche la schedina LED con cui sarà possibile illuminarlo e un ulteriore pezzo del telaio dello scafo della sezione a disco. Come vedete sono venuti a salutarci, a supervisionare il lavoro come sempre una parte dell'equipaggio di plancia. Troviamo qui il tenente comandante Worf, il capitano Jean-Luc Picard, il tenente comandante Data, il tenente comandante Geordi LaForge e il comandante William Riker. Bene, detto ciò io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Andrew Riker, questo canale. Vi ricordo che l'iscrizione è assolutamente gratuita, trovate il tastino qui sotto, diciamo prima della descrizione. Attivate anche la campanella che vedete lì vicino al tastino, perché vi consentirà di essere avvisati ogni qualvolta io pubblicherò un nuovo video che vi ricordo non saranno incentrati solo sulla costruzione di questa Enterprise, ma sarà relativa anche ad altre opere modellistiche e anche ad altri, ad altri argomenti non proprio legati al mondo del modellismo che vi proporrò in futuro, ma che comunque spero vi siano di vostro gradimento. Comunque sempre argomenti legati al mondo dell'intrattenimento, non tratteremo argomenti molto diversi da quello. Ok? Vi ricordo altresì di iscrivervi al canale YouTube di Extra Trek. Extra Trek è un sito web con il quale collaboriamo per questa build up. È un sito web che si occupa chiaramente di fantascienza, con uno spiccato riferimento ovviamente alla serie di Star Trek, ma dove troverete anche notizie inerenti a molte altre serie famose della fantascienza. È un sito completamente italiano. Il suo direttore generale, possiamo dirlo così, il suo ammiraglio è il grande Claudio, che saluto. E sicuramente se fate un salto da loro e provate a vedere i loro contenuti, sono sicuro che ne rimarrete affascinati. In particolare fanno delle live con un sistema di regia molto professionale che lo rende molto simile, quasi indistinguibile da quelle quadrature delle trasmissioni televisive convenzionali, quindi quelle che siete abituati a vedere su Canale 5 o Skype. Ok? Quindi vi ricordo che l'iscrizione a entrambi i canali è assolutamente gratuita ed è una cosa che voi fate per supportare noi che creiamo questi contenuti su YouTube, per farvi intrattenere, per darvi modo di divertirvi. Vi ricordo che questo supporto è importantissimo per noi, quindi vi chiedo di utilizzare un secondo del vostro tempo per cliccare sul tasto iscriviti. Ok, bene, detto questo spero già di non avervi annoiato troppo. Spostiamo di lato chiaramente l'equipaggio. Ops, non vi preoccupate, non si è fatto nulla. Ok, e procediamo ad aprire la busta. Ecco qua. Vi ricordo sempre di prestare attenzione quando usate il taglierino. Io in questo caso, come già sapete, ho questo tappeto antitaglio, quindi con questo evito di fare danni sul tavolo e invito magari chi di voi non lo ha magari a procurarselo, perché è sicuramente molto utile. Se volete vi lascerò anche un link in descrizione. Verificate sempre che nella busta non sia rimasto nulla. Come possiamo vedere ci hanno fornito un pezzettino trasparente che probabilmente va applicato al motore a impulso, due bustine di viti, sono le CP e le BP, quest'altro pezzettino colorato argentato che chiaramente farà parte della chiusura del motore a impulso.
qui sotto applicato con il nastro adesivo c'è invece il circuitino, la schedina con i LED che daranno luce al motore a impulso vero e proprio. Come possiamo vedere è una scheda composta da 4 piccolissimi LED, ok, che si accenderanno chiaramente presumo in contemporanea, ma forse potrebbero anche meravigliarci con qualche effetto luminoso, chi lo sa, vedremo in seguito. E un'altra bustina di viti BM, quindi quelle per il metallo, che sicuramente useremo quando assembleremo questa ennesima parte del telaio della sezione a disco, ok? Quindi una volta che avete verificato, facendo sempre riferimento al fascicolo, che vi siano stati forniti tutti i pezzi, possiamo iniziare con il montaggio. Per farlo chiaramente recupereremo la parte dorsale del ponte di battaglia, eccola qua, e chiaramente andremo a completare il motore ad impulso. Bene, recuperiamo questo pezzo qui che era presente nella precedente diciamo fase. Prendete il pezzettino trasparente che vi è stato fornito in questa fase, come vedete ha gli angoli svasati in un certo modo, e chiaramente la parte diciamo più stretta del pezzo andrà inserita all'interno di questo pezzo che vi hanno fornito. Come vedete qui c'è una piccola fessura, quindi inserirete questo pezzo esattamente qui all'interno, ok? Questo probabilmente serve per diffondere uniformemente la luce, per non far vedere l'effetto spotlight dei vari LED che sono presenti sulla schedina. Questo sistema dovrebbe diffondere la luce in maniera uniforme. Ora proseguite prendendo sempre il pezzo che avete appena accoppiato, quindi con la parte trasparente inserita dentro, e lo andremo ad inserire qui nel motore a impulso in questo modo. Praticamente prendete il pezzo, io adesso lo giro in questo modo per farvelo vedere a voi, noterete che ha una direzione in cui vedete che c'è una parte un po' più larga e una un po' più stretta che va verso diciamo l'uscita da questa parte, no? Quindi vi posizionate anche il pezzo in questo modo, facendo in modo che la parte stretta sia posizionata verso l'interno, quindi vada ad inserirsi dentro la parte rossa, ok? La parte questa più stretta, ecco vi faccio vedere meglio, va inserita così verso l'interno del motore e andare a posizionarlo dentro. Cadrà dentro con molta facilità. Vedete? Se invece vedete che offre resistenza lo state mettendo male, quindi lo sfilate piano piano e lo riposizionate, ok? Fatto questo andiamo a recuperare la schedina elettronica che ci è stata fornita, quindi questa qui, insieme al pezzo grigio che andrà a completare appunto il motore. Come lo facciamo? Allora, lo girerete in questo modo, quindi con questo pernetto verso l'alto, prendete la schedina noterete che avrà diciamo 2 fori da entrambi i lati, quindi voi ne scegliete uno. Io per correttezza seguo lo schema proposto lì dalla rivista, dove vedo che praticamente il cavo verde deve andare verso la vite, quindi il cavo verde io lo lascio sulla mia diciamo destra, vado a posizionare dentro il pernetto di plastica il lato sinistro e qui sul lato destro andrò ad avvitare con una vite BP, quindi una vite per la plastica, ok? Allora vi faccio rivedere praticamente anche da quest'altro lato, va messo così, ok? E adesso recupero quindi una vite BP. Prestate molta attenzione quando avvitate su questo pezzo, perché essendoci anche il pezzetto della bachelite del circuito elettronico, che potrebbe comunque essere un pezzettino abbastanza delicato, se vogliamo, se voi stringete troppo rischiate di rompere la bachelite, quindi potreste addirittura anche interrompere il circuito elettronico che gestisce il LED, ok? Quindi prestate molta attenzione, posizionate la vite sul cacciavite, tenete il pezzo chiaramente con le mani e andiamo ad applicare la vite. Chiaramente essendo i pezzi composti in plastica non offrirà nessuna resistenza, l'unica accortezza è comunque andare lentamente mentre si fa la filettatura e non stringere a morte. Ecco, in questo caso siamo già arrivati a battuta,
è sufficiente lasciare così, quindi non stringete. È un pezzo elettronico, deve solo rimanere, diciamo, affiancato al pezzo, anzi se stringete troppo tende ad alzare da questa parte, quindi magari fate anche mezzo giro indietro, che vi lascerà il pezzo che in qualche modo spianerà meglio, chiaramente senza farlo ballare, quindi trovate il giusto compromesso, ok? Poi chiaramente probabilmente rimarrà spianato di suo quando applicheremo il pezzo, però comunque sia, è sempre bene procedere sempre con un po' di attenzione. Bene, adesso chiaramente lo andremo ad applicare qui. Chiaramente dovremo tenere queste due alette che sono predisposte di due fori in questo modo, in maniera tale da andare ad avvitarsi su questi due fori qua, vedete? Che faranno da accoppiaggio per il circuito elettronico con il motore. Quindi in questo modo ok? E per farlo utilizzeremo ovviamente due viti CP che ci sono state fornite, anche queste ovviamente viti per la plastica, quindi vale lo stesso discorso fatto per le viti precedenti, per la vite precedente, per la BP. In questo caso ce ne servono due. Vi avanzerà sempre una vite di scorta, ma non le gettate, tenetele sempre perché potrebbero tornare utili, non si sa mai. Allora, procediamo, chiaramente tenete il pezzo ben posizionato con le mani e cominciate ad avvitare una vite, quella che volete, non ha importanza da quale cominciate, non la stringete completamente, posizionatela solo con 2-3 giri e poi passate alla vite successiva. Questo sempre per il solito discorso di permettere ai pezzi di essere tirati correttamente quando andrete a completare il serraggio, e oltretutto per avere più facilità nel centrare il foro. Ecco qua, a questo punto potete stringere anche quest'altra, stringere senza esagerare, cioè arrivate quando sentite che la vite diventa dura, che si ferma, è sufficiente interrompere, la vite sarà posizionata. Ecco qua, qui abbiamo chiaramente il cavo. Adesso andremo a fare il test del motore, quindi recuperiamo la schedina elettronica che abbiamo anche usato nel test precedente di questi stage. Andiamo a rimettere le pile. Ricordo sempre di controllare il verso come mettere le pile. La parte del negativo delle pile va dove sta la molla all'interno del contenitore portapili, quindi anche se non vi ricordate il verso basta che guardate dove sono le molle. Dove sono le molle ci va la parte del meno, mentre nell'unico posto dove non c'è la molla ci va il più, quindi la pila andrà girata al contrario. Ok? Andiamo a riposizionare il coperchietto. Ricordate sempre che questa lamella qui metallica deve toccare quella lamella interna qui al portapile in maniera da trasmettere, diciamo, la corrente. Inserite anche le due alette di plastica nei loro fori e poi andiamo chiaramente a riavvitare la vite per tenere il tutto, diciamo, in posizione e permettere il passaggio quindi della corrente. In questo modo. Allora, adesso il motore andrà testato collegando il suo cavetto qui sulla scheda, sullo slot dove è presente la lettera E, in quanto la lettera F è già presente il connettore delle pile. Non so se riesco a farvelo notare, però come vedete qui c'è una scanalatura in un verso qui davanti, in pratica diciamo del connettore, no? Beh, quella scanalatura dovrà andarsi a posizionare il dentino che troviamo sul connettore. Questo vale per tutte le connessioni, non so se si riesce a vedere, ma da questo lato c'è un piccolo dentino. Comunque se non si vede nel filmato controllatelo voi a vista, mentre dal lato opposto, come vedete, noteremo due contatti metallici. Dal lato invece dove non ci sono quei contatti metallici c'è quel dentino, e quel dentino va proprio in quella scanalatura presente sulla presa della scheda, quindi quello è il verso corretto come inserirli. Non lo mettete al contrario perché potreste danneggiare il tutto. Vediamo.
Eccolo qua. Come potete vedere, spero si veda a sufficienza, il LED acceso anche da quest'altra parte, si dovrebbe notare un pochino. Poi chiaramente con delle pile più cariche l'effetto sarà migliore, ok? Però così abbiamo la conferma che comunque abbiamo messo bene il circuito, il LED, ok? L'effetto secondo me potrebbe essere migliorato perché comunque si nota ancora un pochino la presenza dei LED. Diciamo che il pannelletto che loro hanno fornito per fare da diffusore non mi sembra che faccia proprio un effetto così bello, però comunque magari quello lo vedremo in seguito, ok? Bene ragazzi, mi sembra di vedere che per questo diciamo tutorial possiamo andare alla parte finale, che è quella di assemblare l'ultimo pezzo che ci hanno fornito per il telaio. Quindi sganciamo momentaneamente insomma, finché non ci riservirà il connettore qui del ponte di battaglia, lo mettiamo da parte anche la scheda test con il circuitino, recuperiamo per l'ennesima volta diciamo il telaio dello scafo della sezione a disco e andiamo ad applicare questo ultimo pezzo che ci è stato dato. Utilizzeremo per farlo le viti BM, chiaramente andrà posizionato da questo lato questa volta, quindi valgono i discorsi fatti anche per quel pezzo da questa parte. Posizioneremo su questi buchi qua, qui e qui. Vi ricordo di prestare attenzione, qui non usate i buchi esterni ma quelli che sono in linea sulla meridiana di metallo del pezzo, ok? Quindi in pratica vedete qui non c'è problema perché ci sono solo 2 fori, no? Ma di qua ce ne sono 4 vicini. Voi dovete utilizzare quelli presenti qui sopra, diciamo, il proseguimento del metallo, non questi che sono sulla parte forata, ok? Chiaramente il verso vi sarà dato anche dal fatto che troverete questo angolo qui che andrà a avvicinarsi a quest'altro angolo. Ecco qua. Allora, come sempre, come vi ho detto già l'altra volta, procederemo prima a filettare le parti, quindi recuperate le viti necessarie, che appunto sono le BM, ne servono 4, lubrificatele con il lubrificante e procedete a fare la filettatura come vi ho spiegato, quindi facendo sempre, tenendo la vite più verticale possibile, facendo 2 giri in avanti e 1 indietro per portare fuori il materiale e proseguire in questo modo fino a raggiungere, diciamo, quasi anche 1 millimetro di meno va bene la battuta sul pezzo. Poi svidate indietro le viti e poi procederemo all'accoppiaggio delle parti, ok? Allora io adesso procedo, prendo le viti BM, chiaramente poi quando ve ne avanzeranno tante, perché come vedete ne avanza sempre una per bustina, potrete anche unire tutte le varie bustine BM in un'unica bustina BM, perché vi ricordo che comunque la sigla non è legata all'uscita singola, ma le viti BM che trovate nell'uscita 1 per esempio sono le stesse identiche viti BM che troverete nell'uscita 100, quindi le potete mettere insieme, ok? Allora, come al solito prendiamo l'olio e procediamo a fare la filettatura, quindi così, vedete? Andate molto lentamente, fate 2-3 giri in avanti, poi tornate un giro indietro, cercando ovviamente di tenere sempre la vite più verticale possibile, ok? Non so se si riesce a vedere. Ora ripetete chiaramente l'operazione su tutti e 4 i fori e ci vediamo quando avete fatto in maniera tale da proseguire. Eccoci di nuovo qua, come potete vedere io ho fatto tutte le 4 riflettature, ho lasciato ancora le viti inserite in maniera tale da mostrarvi meglio la posizione. Adesso rimuoverò le viti e procederò ad inserire il pezzo del telaio, quindi togliamo le viti che abbiamo usato per filettare. Io vi consiglio sempre di rispettare il posto per ogni singola vite dove l'avete usata per filettare, in maniera da avere un'ulteriore facilitazione nel momento in cui avvitate, perché
la strada che avete scavato sarà perfettamente conforme alla vite che avete usato, ma anche se doveste mischiarle non succede nulla comunque, ok? Andiamo a posizionare, come vi ho spiegato prima, il pezzo, ecco qua, in questo modo. Prendiamo una prima vite e andiamo a cominciare l'assemblaggio. Teniamo fermo il pezzo così con il dito e applichiamo questa prima vite che terrà sicuramente il pezzo in posizione e ci aiuterà poi ad avvirare le altre. Non stringete completamente perché altrimenti potrebbero andare in disallineamento gli altri fori. Quindi procedete sempre a croce, prendiamo la vite quindi del lato opposto e la andiamo a mettere qui sul foro da questo lato. Ecco qua. Chiaramente la strada adesso è fatta, quindi possiamo anche operare un pochino più veloci. Vedete che quando stringete noterete che c'è un movimento del telaio perché in quel momento si va a livellare. Per quello io dico non stringete tutto, perché se stringete troppo il pezzo si alza o si abbassa troppo e quindi manda fuori l'allineamento degli altri buchi. Quindi tornate, se vedete che succede, tornate leggermente indietro, prendete la vite successiva e posizionatela. E mandate anche questa giù senza stringerla. Prendete l'ultima vite e andiamo ad avvirarla sull'ultimo foro che ci interessa per questa fase. Una volta fatto questo, siamo sicuri che tutte le parti sono ben allineate, andiamo a procedere a fare la stretta finale, sempre senza esagerare, ma solo per sentire che il pezzo sia ben inserito. Ecco qua, come vedete bastano uno o anche mezzo giro delle volte, quindi non è necessario fare troppo lavoro. Ed ecco qua, abbiamo finito. Questo è il risultato della sezione del telaio, della sezione a disco relativo allo stage 14. Quindi come vediamo possiamo notare che abbiamo quasi chiuso chiamiamola circonferenza, anche se in realtà questa è un'ellisse, no? Quindi l'abbiamo quasi chiusa, mancano pochi pezzi, non so come verranno consegnati. Diciamo che se rispecchia la larghezza di questi dati finora, presumo che useranno due pezzi larghi come questi che abbiamo usato inizialmente e quindi dovremo farcela a chiudere con due pezzi. Poi vedremo, insomma, perché poi bisogna considerare che nel pezzo centrale ci sarà sicuramente una parte fatta in maniera diversa, perché ci andrà applicato poi il telaio che reggerà la parte del collo della nave, quindi qui sicuramente avremo una qualche forma di svasatura, non so, poi si vedrà più avanti. Ok? Bene ragazzi, credo veramente che per quest'oggi è tutto. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguito, vi ringrazio per le iscrizioni che fate al canale, spero che siate sempre più numerosi. Saluto gli amici di Extra Track con i quali collaboriamo in questo montaggio. Vi ricordo anche di visitare il loro canale e il loro sito web, e iscrivetevi anche al loro canale perché sono persone che meritano. Detto questo, vi do appuntamento ai prossimi video che probabilmente saranno dedicati ai prossimi arrivi di Supercar, quindi di Kit Knight Rider, oppure a qualche altro video che vi proporrò in seguito inerente magari a qualche argomento diverso. Ok? Quindi un saluto a tutti, seguitemi, rimanete sintonizzati e alla prossima. Ciao ciao ciao!